Intorno al 23esimo minuto del film The Great Debaters, il potere della parola, il professor Tolson tiene un allenamento ai suoi debaters in perfetto stile da sergente di ferro. Seduto in barca, il professore chiede: «Chi è il giudice?» E gli allievi, dritti come soldati sulla sponda del fiume, con un pezzo di banana tra i denti, rispondono a gran voce: «Il giudice è Dio». Le convinzioni del professor Tolson sono chiaramente esagerate. Il giudice infatti non è un Dio perché può decidere le sorti di un dibattito. Il giudice però non è neanche tante altre cose. Il giudice non è un onnisciente. Potrebbe essere una tentazione voler sapere tutto sul tema del dibattito, ma non è richiesto. Un giudice è una persona di media cultura e non deve lasciarsi condizionare nella valutazione dalle sue specifiche competenze. Può rappresentare decisamente una tentazione giudicare dall'alto del proprio sapere, ma la valutazione nel debate non avviene così. Il giudice non è un insegnante. In ambito scolastico il giudice è quasi sempre un docente, ma il ruolo del giudice non si identifica con quello dell'insegnante. In classe, infatti, il ruolo del giudice potrebbe essere benissimo ricoperto da uno studente esperto di debate, mentre nelle competizioni il giudice può provenire dalle più diverse esperienze lavorative. È quindi necessario che soprattutto gli insegnanti, quando giudicano un debate, non si pongano come chi deve valutare un'interrogazione. Il giudice non è un ideologo. Ognuno ha le proprie convinzioni e le proprie idee, che devono essere messe da parte per valutare il dibattito in maniera libera. Il giudice non porta avanti una battaglia personale per il riconoscimento di alcuni valori, ma cerca di essere quanto più imparziale possibile. Far vincere una squadra perché ha sostenuto le idee nelle quali si crede fermamente non è corretto e deve essere assolutamente evitato, anche se si trattasse di nobilissime idee. Il giudice non è un animatore e non è suo compito vivacizzare un dibattito e non è neanche un capo. Il giudice non è l'autorità che deve in alcun modo giustificare le proprie scelte. Anzi, il giudice è pronto a spiegarle. Il giudice ha quindi un atteggiamento di apertura e di disponibilità alla discussione e al confronto, soprattutto nella fase della restituzione, quando comunica la propria decisione e la giustifica, offrendo riflessioni e spunti di miglioramento ai debaters. Il giudice non è un amico, è cordiale, è gentile, favorisce la serenità del dibattito e all'occorrenza può scambiare qualche breve parola con i debaters per migliorare il clima nel quale si svolgerà il dibattito, ma non supera il confine della cordialità per entrare in una relazione più familiare con i debaters. Ciò aiuta a mantenere un maggiore distacco per avere una valutazione quanto più oggettiva possibile. Per questo motivo, nelle competizioni si evita che un giudice valuti le squadre che conosce. In un torneo è una buona regola indicare al comitato organizzatore quali squadre già si conoscono, in modo che non giudicarle nei loro dibattiti sia opportuno. Se il giudice non è tutto ciò, allora chi è il giudice? Possiamo subito dire che il giudice è un moderatore, un decisore e un formatore. Il giudice è un moderatore perché gestisce il dibattito, dando la parola ai debaters, prendendo il tempo e segnalando quando non c'è il cronometrista. Il giudice è pronto a intervenire qualora si presentassero particolari situazioni durante il dibattito, come ad esempio una crisi emotiva di un debater, oppure nel caso di un dibattito online semplicemente la caduta della linea internet. In questi casi il giudice modera con calma, aspetta e favorisce la continuazione del dibattito. Il giudice è un decisore. Il giudice ha la responsabilità di determinare chi sia il vincitore. Lo fa prestando attenzione al dibattito, rileggendo i propri appunti,
considerando se i debaters hanno rispettato gli oneri che il protocollo impone. Nell'atto di decisione, il giudice rivede il dibattito, ne individua i punti di scontro rilevanti, quelli che potevano essere approfonditi e quelli che invece sono stati confutati. In breve, restituisce il dibattito per assegnare la vittoria. Il giudice, infine, è un formatore. È forse l'aspetto più importante perché orienta il debate alla formazione e al miglioramento dei debaters. Nella restituzione il giudice comunica non soltanto il vincitore, ma offre anche indicazioni per migliorare le capacità argomentative e comunicative. La restituzione, infatti, non è finalizzata soltanto a fornire un risultato, come può avvenire in una gara di nuoto o di corsa, ma è un'occasione educativa da utilizzare con attenzione e serietà. Una restituzione deve essere ampia, esaustiva, precisa, con il chiaro scopo di promuovere gli aspetti migliori e di correggere con discrezione gli errori dei debaters. Una buona restituzione lascia soddisfatto il debater perché ne esce con una maggiore consapevolezza e con importanti suggerimenti su cui riflettere. Si può dire, senza esagerare, che un buon giudice è colui che sa dare una buona restituzione. Al profilo del giudice competono quindi alcuni atteggiamenti, mentre altri sono assolutamente da evitare. Sono pertinenti al giudice atteggiamenti comportamentali, l'educazione, il rispetto, la serenità, il distacco che non è indifferenza, l'empatia, l'accoglienza. Ma sono pertinenti al giudice anche atteggiamenti cognitivi, l'attenzione, l'imparzialità, la riflessione. Sono assolutamente da evitare, invece, sul piano comportamentale, un atteggiamento distratto, anche se il giudice sta realmente seguendo il dibattito. Ugualmente si deve evitare l'aria di sufficienza, che potrebbe nascere da un senso di superiorità nei confronti dei debaters. Sul piano cognitivo, il giudice deve evitare di aspettarsi degli argomenti e valutare sulle proprie attese. Non deve neanche completare le argomentazioni con le proprie riflessioni, attribuendo intenzionalità ai debaters non esplicitamente espresse. Si può intuire che un'argomentazione possa essere conclusa in una certa direzione, ma se i debaters non lo fanno, non è compito del giudice completarla. Il giudice dovrà quindi attenersi a ciò che è detto nel dibattito. Infine, il giudice non può valutare sulla base delle proprie convinzioni e sulle proprie conoscenze. Può succedere che un dibattito si sviluppi su informazione sbagliata. In questo caso non sarà compito del giudice valutare l'errore, ma della squadra avversaria, perché il dibattito non lo fa il giudice.